Stiamo entrando al Teatro Alighieri di Ravenna, inaugurato nel 1852 con Roberto il Diavolo di Meyerbeer. Ma perché un teatro d'opera è intitolato a un poeta? Beh, perché Dante Alighieri, che compare anche nel busto del foyer del teatro, è sepolto proprio qua dietro, a pochi metri di distanza da noi, in un bellissimo mausoleo costruito alla fine del Settecento. Qui siamo all'interno della magnifica sala del Teatro Alighieri di Ravenna, strettamente imparentata con la Fenice di Venezia. Perché? Perché al di là del gusto evidente neoclassico, l'architetto che restaurò la Fenice, Giovanni Battista Meduna, è lo stesso che lavorò qui al Teatro Alighieri. Da qui una parentela estetica decisamente suggestiva. Ma in questa sala hanno suonato anche i più grandi concertisti della storia, da Alfred Cortot a Michelangeli, passando per Natal Milstein, e ha cantato soprattutto Maria Callas nel 1954 con La forza del destino. Con l'incoronazione di Poppea facciamo un salto indietro nella notte dei tempi dell'opera, l'incoronazione del 1643, quindi 36 anni dopo l'Orfeo, la prima opera di Monteverdi. Eppure in quei 36 anni cambia tutto. Se l'Orfeo è un'opera che nasce come evento privato alla corte dei Gonzaga, l'incoronazione di Poppea nel 1643 a Venezia è un'opera che nasce per un teatro pubblico e quindi un teatro moderno, un teatro in cui tutti, pagando il biglietto, possono accedere e godersi questo nuovo spettacolo chiamato opera. Ma chi era Claudio Monteverdi? Monteverdi nacque nel 1567 a Cremona. Era un suonatore di viola, dove per viola all'epoca si intendeva qualunque musicista in grado di suonare bene gli strumenti ad arco. La sua fortuna fu di lavorare presso una corte potentissima, quella dei Gonzaga nel Mantovano. E la sua fortuna fu anche quella di incontrare un illuminato, il duca Vincenzo I Gonzaga, un vero cacciatore di talenti. Fu colui che scoprì la maestria di Rubens, fu quello che salvò letteralmente Torquato Tasso dalla sua prigionia di Ferrara e fu colui che scoprì il talento di Monteverdi. Le cose per Monteverdi cambiarono nel 1612. Morto Vincenzo Gonzaga, arrivò un erede poco interessato alla musica e alle arti. Monteverdi infatti fu licenziato, ma fu una fortuna, perché pochi giorni dopo il licenziamento la Serenissima Repubblica di Venezia contattò Monteverdi per offrirgli l'incarico di maestro di cappella in San Marco, l'incarico più prestigioso a quel tempo. E a Venezia Monteverdi scrive una grandissima quantità di musica d'occasione, per le occasioni liturgiche appunto, ma anche per il teatro, perché Venezia è appunto la città in cui l'opera comincia a diventare un fatto pubblico, un fatto legato alla nascita dei primi teatri pubblici. Molte delle opere di Monteverdi sono andate perdute, ne sono rimaste 3 sicuramente attribuibili a lui, anche se in realtà proprio l'ultima, l'incoronazione di Poppea, è frutto inequivocabilmente di più autori, almeno 6 ne sono stati contati. E non di meno, l'incoronazione di Poppea è un grande capolavoro della storia dell'opera, conclusa nel 1643, proprio l'anno della morte di Claudio Monteverdi. La domanda potrebbe sorgere spontanea: perché nel 2024 ascoltare e vedere un'opera scritta più di 380 anni fa? Però la risposta ce la dà Monteverdi, che in quest'opera riesce a dipingere personaggi assolutamente disinibiti, disincantati, addirittura amorali. In quale senso? Nel senso che c'è una sola regola nell'incoronazione di Poppea, la regola del piacere. Tutti i personaggi agiscono per assecondare i propri istinti, le proprie voglie, anche sessuali, e non lo nascondono. Il linguaggio del Seicento è completamente libero, molto più libero di quello dell'Ottocento, moralistico e stritolato nella sacra trinità del Dio, della patria e della famiglia. Se ascoltiamo e se soprattutto leggiamo il libretto dell'incoronazione, ci troviamo improvvisamente precipitati in un orizzonte di contemporaneità
che sapremo sicuramente interpretare al meglio. Opera streaming in the heart of opera.